Questa tornata qua, la prossima che stiamo preparando, sarà divisa in 3 tornate. Parte antica, parte 800-900 e l'arte moderna e contemporanea. Sono più di 450 lotti che vengono presentati. Ieri sera sono arrivate delle opere da Salerno, c'era tutta la parte della presa in carico, ogni opera è stata numerata, schedata, aperta per il fotografo, controllata, pulita, perché non sempre sono pulite. A ogni opera viene dato un numero univoco, che è il numero per cui quell'opera è all'interno della galleria. Quindi vengono stampate delle etichette e ogni opera ha un'etichetta sia sulla cornice che sull'opera stessa. Il marasma di Ciro. Come si chiama, te lo ricordi? Semiratsky. Nella prossima asta, tra le varie cose, c'è una collezione di un paese sotto Salerno. E all'interno di questa collezione c'era un quadro che mi aveva destato tanta curiosità. Si tratta di un autore polacco molto importante. Mi sono confrontato con Emanuele sulla possibilità che sia realmente attribuibile a Semiratsky. Fascinoso, sono quelle cose che mi incuriosiscono tanto. Semiratsky è un pittore polacco della seconda metà dell'Ottocento che ha avuto un'educazione accademica, diciamo, collegata alla pittura russa. Si procede facendo un esame obiettivo del dipinto, per cui lo si prende, lo si guarda, si considera quella che è la qualità della stesura del materiale pittorico, che devo dire in questo caso non nella globalità, ma in alcune zone è presente. Il dipinto è rifoderato, cioè è stato restaurato, rimesso su una tela, risteso sul suo originale telaio, questo perché evidentemente ci sono stati dei restauri e abbiamo potuto verificare anche con la lampada di Wood, che ti permette di avere una lettura più approfondita, laddove l'occhio non riesce ad arrivare. La lampada pone in risalto quelli che possono essere interventi di restauro, ma soprattutto pone in risalto quelli che possono essere interventi successivi alla pittura originaria, per cui la firma scompare insieme alla materia di tutto il quadro. Questo ti dà un'indicazione precisa, cioè quella firma lì è stata fatta nello stesso momento in cui è stato fatto il quadro, non può essere stata fatta dopo. L'autore ha delle quotazioni che per scaramanzia non dico e non penso, le penso ma non le dico, da qualche decina di mila euro fino a 5, 600, 700, anche 1 milione ha fatto. Mi chiamo Marco Giacomelli e faccio questo lavoro da tantissimi anni. Ho lavorato tanti anni con Piero e mi ricordo che Filippo era un bambino, per cui si parla di 30-40 anni, insomma. Per fotografare le opere d'arte serve una buona illuminazione, un'illuminazione omogenea su tutta la superficie e poi chiaramente, come tutte le cose, l'esposizione giusta, i colori giusti. Sono fotografie molto tecniche, devono essere frontali, i quadri devono essere le linee dritte, devono non avere riflessi sulla superficie. È arrivato il momento di costruire il catalogo e quindi noi abbiamo un tot di materiale a disposizione, tutto schedato, fotografato, descritto, numerato. Io ho bisogno di avere un'idea chiara di quello che è di quelli che sono gli oggetti che io dovrò gestire per costruire il catalogo. Utilizzerò il nostro gestionale che mi permette di stampare delle schede dove c'è fotografia, descrizione e prezzo di
partenza per la vendita. Stampo il materiale, lo metto sul tavolo, lo divido per delle classificazioni che personalmente ritengo più opportune per la costruzione del catalogo. Poi si fa una costruzione che possa giustificare e attrarre allo stesso tempo il potenziale acquirente e possa attrarre anche come impatto visivo, anche come costruzione di layout, diciamo. Non so se è un termine corretto, ci provo a fare l'americano. Il giorno della chiusura del catalogo vediamo quello che siamo riusciti a raccogliere. Quello è il momento nel quale percepisci realmente i contenuti del tuo catalogo. Allora ragazzi, dell'opera di De Dominicis abbiamo fatto fare la perizia calligrafica e tra lo scritto che c'è dietro l'opera e il testamento logografo. Un autore molto importante, De Dominicis. Ci sono due archivi di quest'artista. Noi abbiamo un archivio di uno di questi due, c'è l'archivio in antagonismo che tenta di emergere a discapito dell'altro. Noi questa volta ci siamo tutelati. Abbiamo fatto fare una perizia calligrafica sul testamento olografo di De Dominicis, confrontandolo con le scritte che ci sono dietro l'opera. Ho guardato attentamente le 4 firme, 2 sulle opere, 2 sulle lettere. Secondo me sono tutte e 4 buone. Mi hanno appena comunicato che sul testamento olografo di De Dominicis corrisponde esattamente alla scritta che noi abbiamo dietro il nostro quadro. Fammi vedere il De Dominicis. Autentica di marca materiale su base. Ah, quello me lo togli. Si allega perizia calligrafica. Mi occupo della parte grafica di tutta la casa d'aste, dalla parte della gestione del sito alla realizzazione dei cataloghi. Filippo ed Emanuele fanno una scelta di quello che andrà o non andrà in catalogo. Il primo passo è la creazione della copertina, che è la cosa più importante, l'immagine principale che diamo al catalogo, è l'immagine con cui vogliamo uscire e pubblicizzare e sponsorizzare quella asta. Le copertine vengono scelte per una veste grafica più che per una veste di importanza. Mettere il quadro più importante in copertina lo trovo abbastanza banale. L'ultima sarà dedicata a Carla Accardi. 3 volte penso a Carla Accardi, penso che è una signora del 1924 di Trapani con la passione per la pittura astratta. Che forza doveva realmente avere, che determinazione. In questa tornata qua sono più di 450 lotti che vengono presentati. Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto.